Allora, proviamo a immaginare un mondo senza il classico furgone delle consegne bloccato nel traffico. Un mondo dove i pacchi semplicemente arrivano dal cielo, in una manciata di minuti. Sembra fantascienza, vero? Eppure è proprio questa la grande promessa della consegna con i droni. La vera domanda è: quanto siamo davvero vicini a trasformare questa visione in una realtà quotidiana? Proviamo a capirlo insieme. Chi non ha mai sognato di poter saltare a pie pari il traffico delle nostre città? Ecco, l'idea di un pacco che letteralmente vola sopra tutto questo caos per arrivare dritto da noi è un po' la sintesi perfetta di questo desiderio. È un'immagine potente che per anni ha alimentato aspettative enormi e promesse tecnologiche quasi da film. E quindi il sogno, in parole povere, è quello di un'efficienza mai vista prima. Ordini che arrivano quasi all'istante, grazie a un sistema logistico completamente automatizzato e soprattutto aereo. Ok, ma nel concreto, come dovrebbe funzionare questo processo nel mondo ideale? Sulla carta sembra quasi una magia. 4 passaggi, semplicissimi. Si fa l'ordine online, il drone decolla subito, vola da solo seguendo la rotta migliore e in pochi minuti consegna. È una sequenza di una linearità quasi disarmante, che promette una rapidità che oggi possiamo solo immaginare. E qui sorge la domanda da $1 milione. Se è tutto così semplice e così lineare, com'è che i nostri cieli sono ancora completamente vuoti di droni portalettere? Beh, come stiamo per vedere, la realtà è un bel labirinto, molto più complicato di quanto la sola tecnologia possa farci credere. Ed ecco il primo enorme muro contro cui questa innovazione si scontra, specialmente in Italia. Un muro che non è fatto di limiti tecnologici, ma di carta, di regolamenti, di timbri, insomma un groviglio di burocrazia che di fatto rischia di tenere i droni a terra prima ancora che possano decollare. Diciamolo chiaramente, in Italia a regolare il volo dei droni è l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. E le norme giustamente sono molto severe, però questo si traduce in procedure di autorizzazione che sono lunghissime, complesse e spesso anche molto costose. Di fatto è un vero e proprio freno a mano tirato sull'innovazione, soprattutto se ci confrontiamo con quello che succede in altri paesi. Ma attenzione, non è solo una questione di leggi e di carte bollate. Ci sono delle preoccupazioni molto concrete che toccano da vicino la vita di tutti noi, e queste preoccupazioni hanno 2 nomi: sicurezza e privacy. È una domanda un po' scomoda, ma assolutamente necessaria. Cosa succederebbe se un drone, magari per un'avaria, perdesse il controllo e cadesse su una strada affollata o su un parco? La sicurezza pubblica viene prima di tutto, e garantire che questo non accada in scenari urbani così complessi è una sfida tecnologica e logistica gigantesca. E poi l'altro grande tema. Questi droni, per navigare, devono vedere il mondo intorno a loro e lo fanno con telecamere, con sensori, registrando una quantità enorme di dati. A questo punto la domanda sorge spontanea: chi avrà accesso a questi dati? Come possiamo essere sicuri che un servizio di consegna non si trasformi magari involontariamente in un sistema di sorveglianza diffuso? E infine c'è un'ultima domanda, una di quelle cruciali per il nostro futuro. Qual è il vero impatto ambientale di tutta questa tecnologia? È davvero una soluzione green? Qui il dilemma è evidente. Da un lato l'idea è allettante. Meno furgoni per le strade significa meno emissioni, meno inquinamento nelle nostre città. Ma dall'altro lato, qual è il costo ecologico per produrre e smaltire le batterie di migliaia di droni? E l'energia per ricaricare intere flotte da dove viene? Insomma, il bilancio finale non è per niente scontato. Quindi, mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, la tecnologia, la burocrazia, la sicurezza, l'ambiente, la domanda di fondo diventa: stiamo parlando di un futuro che è davvero dietro l'angolo, o per ora è ancora più che altro materiale da fantascienza? E forse il punto centrale è proprio questo. La tecnologia, anche la più avanzata, da sola non è sufficiente. Il vero progresso non sta solo nell'inventare qualcosa di nuovo, ma nella nostra capacità di integrare quell'innovazione in un sistema di regole, di sicurezza e di responsabilità che funzioni per tutti. La strada da percorrere quindi è chiara. Non si tratta di dire sì o no al progresso in modo cieco, ma di governarlo. Servono leggi più agili, ma sempre rigorose, servono tecnologie a prova di errore, garanzie di ferro sulla privacy e un'analisi seria e onesta dei costi e dei benefici ambientali. La domanda finale, quindi, non è tanto se vedremo mai questo futuro, ma piuttosto come ci arriveremo. Riuscirà il nostro paese a trovare il giusto equilibrio tra la voglia di innovare e la necessità di proteggere i cittadini e l'ambiente? Il futuro delle consegne, in fondo, si gioca tutto qui, su questo confine sottile. Staremo a vedere.